a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Come avete letto dal titolo, oggi vi mostro un'idea per utilizzare i sacchetti, quelli di carta. Come primo passaggio vado ad aprire bene il mio sacchetto fino in fondo. Una volta aperto vado ad inserire dell'imbottitura. Questa imbottitura può essere benissimo fatta anche con delle calze spaiate, degli stracci che avete, oppure della benissimo anche del cotone. Inseriamo tutta l'imbottitura all'interno del nostro sacchetto e la inseriamo fino in fondo. Andiamo un po' a premere e a questo punto chiudiamo il nostro sacchetto in questo modo. La parte superiore andiamo ad avvolgerla così. Ora non ci resta che prendere dello spago. Lo vado a fermare con un nodo e tiro forte. Avete già capito che cosa andrò a realizzare? Ora prendo il filo e vado a farlo passare sotto tutto intorno al mio sacchetto. Ricordatevi di tirare cercando di non deformarlo, quindi si gira e lo faccio passare sotto dall'altra parte. Adesso avete capito di cosa si tratta? Per dare, diciamo, la nostra forma alla nostra zucca, andiamo un pochettino a premere nella parte bassa e sistemiamo le pieghe, eventualmente le pieghe con le dita, sistemando un po' la nostra carta. A questo punto riprendo il mio spago, lo vado a fermare sempre con un nodo e vado a rivestire in questo caso il mio gambo. Per farlo non faccio altro che girare tutto intorno in questo modo. Raggiunta l'altezza desiderata mi fermo, taglio il filo e lo vado ad annodare con, diciamo, l'avanzo del filo iniziale e chiudo con un nodo. Taglio e a questo punto vado a tagliare anche questo pezzettino di carta. Ed ecco qui il mio gambo. Le foglie avete diverse opzioni, le potete fare di carta crespa, carta velina, oppure utilizzare questa tecnica con lo spago. Vi metto il link al video se siete interessati. Io in questo caso ho delle foglie di alloro che sono già secche e poiché mi piace appunto realizzare una sorta di contrasto, quindi non utilizzare un tono su tono come in questo caso, le vado ad incollare così con la colla a caldo. Ed ecco qui terminata la mia zucca decorativa. Se volete potete benissimo anche colorarla, è un bellissimo progetto anche da fare con i bambini e utilizzare magari anche dei sacchetti un po' diversi. In questo caso, come vedete, il sacchetto era rosa e con delle scritte. Fatemi sapere con un commento che cosa ne pensate delle mie zucche. Ricordatevi di condividere il video se vi è piaciuto e di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Se invece volete realizzare delle zucche con il gesso, vi metto nell'info box il link.